E oggi per voi un'altra fiaba, Rosmarina. C'erano una volta un re e una regina che non avevano figli. Un giorno, passeggiando nell'orto, la regina vide una splendida piantina di rosmarino con tante piantine intorno e disse: «Oh, quella pianta di rosmarino ha tanti figli e io che sono regina non ne ho neanche uno». Poco tempo dopo, la regina diventò madre, ma invece di nascerle un figlio, nacque una pianta di rosmarino. La regina la mise in un bel vaso e tutti i giorni l'innaffiava col latte appena munto. Un giorno la coppia ricevette ospite un loro nipote, re della Spagna, che incuriosito dalla pianta chiese: «Ma zia, che cos'è questa pianta?» La zia confidò che era sua figlia, Rosmarina, e che veniva innaffiata 4 volte al giorno col latte fresco. Al nipote la pianta piacque così tanto che la rapì e la portò con sé in Spagna sul suo veliero. Il giovane aveva una gran passione per la musica e quando era libero girava nel giardino suonando lo zufolo. E tutti i giorni ultimava il suo concerto davanti all'amata pianta di rosmarino. Ma un giorno, accanto all'arbusto, comparve una bella fanciulla dai lunghi capelli che si mise a danzare. Il re le chiese chi fosse e la ragazza rispose che era Rosmarina e che viveva nella pianta. Infatti, finita la musica, smise di danzare e tornò nell'arbusto. Da quel giorno il giovane sbrigava veloce gli affari del regno per stare con l'incantevole fanciulla, danzando, parlando, tenendosi per mano. Ma un brutto giorno il re fu costretto a partire per difendere i confini del suo regno. Prima di assentarsi andò dalla ragazza e le disse: «Cara Rosmarina, non uscire dalla tua pianta fino a quando non sentirai il mio zufolo emettere 3 note. Sarà il segnale che sarò tornato sano e salvo». Poi chiamò il giardiniere e gli lasciò l'incombenza di nutrire la pianta di rosmarino con tutte le cure possibili. In caso contrario, l'avrebbe messo a morte. E partì subito dopo. Il giovane re aveva 3 sorelle molto curiose che da molto tempo si chiedevano che cosa facesse il loro fratello in giardino a zufolare. Appena fu partito, andarono a frugare nella sua stanza e trovarono ben riposto lo zufolo. Ognuna delle 3, provando a suonarlo, emise una nota. Così, dalla pianta del giardino, videro uscire Rosmarina. Le 3 sorelle capirono all'istante il segreto del fratello e, malevole com'erano, acciuffarono la fanciulla e la riempirono di botte. La poveretta, sfinita, rientrò nella sua pianta. Quando il giardiniere vide la pianta avvizzita, capì che la propria vita era in pericolo, quindi avvisò la moglie e fuggì. La prima notte si nascose sopra un albero. A mezzanotte, sotto la pianta, sentì 2 draghi, un drago maschio e una draghessa femmina, che si raccontavano piccoli segreti. La draghessa chiese cosa ci fosse di nuovo e il drago raccontò la storia della pianta di rosmarino che stava morendo. La draghessa chiese se c'era qualche rimedio per la povera pianta e il drago rispose che c'era, ma avrebbe dovuto essere cosparsa su ogni foglia con il sangue di un drago e la sacca del grasso di una draghessa. Quando fu notte fonda, i 2 draghi si misero a dormire. Il giardiniere lesto scese dalla pianta e uccise i 2 draghi. Prelevò dai 2 le cose che gli servivano e veloce corse dalla moglie e le fece bollire il sangue e il grasso. Quando la pozione fu pronta, la spalmò sulla pianta e dal rosmarino essiccato apparve Rosmarina. Era molto debole, ma il giardiniere la portò a casa sua, la mise a letto e le preparò del buon brodo da mangiare.
Quando il giovane re tornò, per prima cosa andò a vedere la sua pianta. E quale fu la sorpresa nel vederla avvizzita! Furibondo cercò il giardiniere, ma quando lo trovò, lui lo condusse nella sua casa e gli mostrò chi dormiva nel suo letto. Il re, pieno di felicità per aver ritrovato Rosmarina, svegliò la ragazza che gli raccontò quello che avevano fatto le sue sorelle e poi lodò il giardiniere per averle salvato la vita. Appena la ragazza si fu ristabilita, il re decise di sposarla e scrisse ai suoi zii per raccontare come avesse rapito Rosmarina e come negli anni fosse diventata una giovane bellissima. Con la missiva li invitò anche a festeggiare le loro nozze. Il re e la regina si erano tanto disperati per la scomparsa di Rosmarina che quando l'ambasciatore gli consegnò la lettera con l'invito divennero pazzi di gioia. Si misero subito in viaggio per abbracciare la loro figliola e partecipare al suo matrimonio. Fu allestito un banchetto così grande che la tavola era lunga come tutta la Spagna. Rosmarina, Italian Fairy Tales. Once upon a time, a king and a queen had no children. One day, while walking through the garden, the queen saw a splendid rosemary plant with many little plants around it, and she said, "Oh, that rosemary plant has so many children, and I, being a queen, don't have even one." Not long after, the queen became a mother, but instead of giving birth to a child, a rosemary plant was born. The queen placed it in a beautiful vase and watered it every day with freshly milked milk. One day, the couple received their nephew, the King of Spain, as a guest. Intrigued by the plant, he asked, "Aunt, what is this plant?" The aunt confided in him it was her daughter, Rosmary, and that she was watering it 4 times a day with fresh milk. The nephew liked the plant so much that he kidnapped it and took it with him to Spain on his vessel. The young man had a great passion for music, and when he was free, he wandered in the garden playing the flute. Every day, he concluded his concert in front of the beloved rosemary plant. But one day, a beautiful maiden with long hair appeared next to the shrub and began to dance. The king asked her who she was, and the girl replied that she was Rosmary and lived in the plant. In fact, after the music ended, she stopped dancing and returned to it. From that day on, the young man used to quickly deal with the affairs of the kingdom in order to be with the enchanting maiden, dancing, talking, or holding hands. One unfortunate day, the king was forced to leave to protect the borders of the kingdom. Before leaving, he went to the girl and said, "Dear Rosmary, do not leave your plant until you hear my flute playing 3 notes. It will be the signal that I have made my return safe and sound." Then he called the gardener and entrusted him with the task of caring for the rosemary plant with all possible attention. Otherwise, he would be put to death, and he left right after that. The young king had 3 very curious sisters who had been wondering for a long time what their brother was doing in the garden playing the flute. As soon as he left, they searched his room and found the well-hidden flute. Each of the 3, trying to play it, produced a note. Do, do, do. And so, from the garden's plant,
Rosmary emerged. The three sisters immediately understood their brother's secret, and, as malicious as they were, seized the girl and beat her mercilessly. Exhausted, the poor thing returned to her plants. When the gardener saw the withered plant, he understood that his life was in danger, so he warned his wife and fled. The first night, he hid above a tree. It's midnight. Under the tree, he heard two dragons, a male dragon and a female dragoness, exchanging small secrets. The dragoness asked what was new, and the dragon recounted the story of the dying rosemary plant. The dragoness inquired if there was any remedy for the poor plant, and the dragon replied that there was, but it would have to be sprinkled on every leaf with the blood of a dragon and the fat sack of a dragoness. Deep into the night, the two dragons went to sleep. The gardener quickly descended from the tree and killed both dragons. He collected the things he needed from them and hurriedly ran to his wife. She boiled the blood and the fat. When the potion was ready, he spread it on the withered plant, and from the dried up plant, Rosmary appeared. She was very weak, but the gardener took her to his home, put her to bed, and prepared some good broth for her to eat. When the young king returned, the first thing he did was to check on his plant, and what a surprise to see it withered. Furious, he sought the gardener, and when he found him, the gardener led him to his home and showed him who was sleeping in his bed. The king, filled with happiness at finding Rosmary, he woke the girl, who told him what her sisters had done, and then praised the gardener for saving her life. As soon as the girl recovered, the king decided to marry her, and wrote to his uncles to tell the story of how he had kidnapped Rosmary and how she had grown into a beautiful young woman over the years. In the letter, he also invited them to their wedding. The king and queen, who had been so desperate over the disappearance of Rosmary, became overjoyed when the ambassador delivered the letter with the invitation. They immediately set out on a journey to embrace their daughter and attend her wedding. A banquet was arranged, so grand that the table stretched as long as the entire Spain.